Ferma! Qual è la strategia migliore per far crescere dei piccoli conti? Se hai 500, 1000 o 2000 euro, questa è la domanda che dovresti porti. Ed in questo video oggi voglio presentarvi la mia strategia tra le più semplici ma anche le migliori, Complete Time Breakout. Ti faccio vedere come funziona i backtest su diversi asset e i rendimenti live su un capitale da 1000 euro. E soprattutto ti spiego perché questa strategia può funzionare anche per te. Il problema è che molti cercano strategie miracolose, molti cercano strategie rischiose, vanno ad utilizzare strategie in griglia e in martingala che poi arrivano a bruciarti i conti. Con un piccolo capitale serve una strategia semplice, robusta e replicabile. Ed è proprio per questo che voglio presentarvi e farvi vedere la mia Complete Range Breakout. Adesso andiamo al PC che vi mostro tutto. Quindi ragazzi, prima di farvi vedere i rendimenti dei backtest, vi spiego velocemente su TradingView come funziona questa strategia, ok? È una strategia molto semplice che praticamente traccia delle linee tra massimi e minimi di un determinato orario, no? E alla prima rottura di questi massimi o minimi apre direttamente una posizione short o long. In questo caso avrebbe aperto una posizione short, ok? Che insomma, come vedete, sarebbe andata a target o comunque avrebbe continuato la sua direzionalità short. Allo stesso modo apre posizioni long sempre quando ci sono rotture di determinati massimi o minimi tra intervalli orari. Ok, quindi in questo caso una rottura long e ci apre una posizione long. È una strategia molto semplice, ma è anche una strategia incredibilmente funzionale, perché è risaputo che chiaramente il mercato si muove in trend, di conseguenza segue comunque delle fasi rialziste o meno o ribassiste, ok? Quindi se rotture di determinati livelli orari, che possono essere sessioni asiatiche, quindi per esempio dall'1 alle 9 prima dell'apertura londinese, o comunque sessione appunto londinese prima dell'apertura americana, è risaputo ed è matematicamente, statisticamente provato che rotture di determinati orari provocano comunque il proseguimento del trend della giornata o comunque dei giorni a venire. Quindi è incredibilmente interessante sfruttare queste dinamiche di mercato per avere l'edge statistico dalla nostra parte. Ok? Quindi molto semplicemente questo expert traccia le linee e compra o vende alla rottura di questi massimi e minimi. Ve lo mostro direttamente sulla piattaforma MetaTrader 5, ok? Complete Time Break aggiornato, la versione ultima che ho fatto ed aggiornato. Andiamo a vedere velocemente con HOHLC per vedere come funziona e poi vediamo i rendimenti dei backtest. Quindi, come potete vedere, vengono tracciate appunto le linee e nel momento in cui viene rotta la linea, in questo caso a ribasso, si apre una posizione short, ok? Come potete vedere, in questo caso sta proseguendo, ma non è detto che sempre succede, perché come sempre è una strategia non esente da stop loss. In questo caso sarebbe stato un bel profitto, ma all'orario di chiusura invece è tornato verso break even, quindi nessun profitto. Ok, in questo caso abbiamo preso uno stop loss e si prosegue, ok? Stesso orario tutti i giorni, stessa logica di funzionamento, quindi lavora con le rotture orarie, ok? Con l'intenzione di catturare quello che può essere il trend della giornata, ok? Molto facilmente lavora in questo modo. Adesso, spiegata la logica di funzionamento molto facile, vi faccio vedere quali sono i rendimenti nei backtest. Chiaramente il rendimento nel backtest non significa rendimento poi assicurato reale, c'è tutta una
un metodo, una struttura da utilizzare per avere un backtest che sia il più vicino possibile a quelli che possono essere poi i rendimenti futuri reali. Ed è esattamente quello che ho fatto, e vediamo intanto su USD Japanese Yen, come vedete Realtick dal 2019 al 2026 il suo rendimento. Prima di tutto vediamo il grafico, che è comunque veramente valido, è un equity line prettamente in salita, ci sono delle fasi di drawdown e leggermente stagnanti, ma generalmente vediamo una progressione, insomma, lineare del proprio conto. Di conseguenza, con USD Japanese Yen ed un conto di 1000 euro abbiamo avuto un profitto incredibile di 5.234, un drawdown del 25%, che non è bassissimo, ma come potete vedere il rendimento è incredibilmente alto, oltre il 500%, quindi il nostro range breakout su USD Japanese Yen ha performato negli anni veramente bene. Il segreto è sempre lasciare lavorare l'expert. Come vedete, l'ultimo sprint nel 2025 è stato incredibilmente positivo, e nel mio video dove ho rivelato i guadagni sempre con un conto da 1000 euro ho fatto vedere appunto che USD Japanese Yen è stato tra i top performer. Ma non è finita qua, ovviamente ho fatto altri test che insomma non ho mostrato, altri test che sto attuando, che poi mostrerò in seguito su un portafoglio reale sempre di 1000 euro, e sono su DE40, quindi il DAX, no? L'indice tedesco, che come potete vedere nel grafico, sempre dal 2019 ad oggi, quindi ha affrontato tante fasi di mercato, alta volatilità, drawdown incredibile del DAX e quant'altro, ma è continuato ad essere incredibilmente performante. Come vedete abbiamo un equity line prettamente in salita, con fasi di drawdown stagnanti come sempre, ma incredibilmente performante. Anch'esso non ha fatto il 500%, ma ha fatto il 280%. Da 1000 euro siamo arrivati ad un guadagno di 2800, ok? Con un drawdown più basso, siamo sul 20% di drawdown, quindi molto molto bene, e un win rate del 60%, quindi ottima strategia. Faccio rivedere, è un equity line molto valida, ok? Poi un altro asset che ho testato è AUD USD. Anch'esso lo ritrovo interessante, perché anch'esso è un asset che tende comunque a seguire il trend. Di conseguenza andiamo a vedere l'equity line, il grafico anch'esso è incredibilmente valido. Ha anch'esso avuto, soprattutto nell'ultimo anno, una fase leggermente stagnante, ma comunque rimane rialzista, ok? E questo ha avuto un profitto del 129% con un drawdown solo del 12%, un po' meno operazioni e un win rate leggermente più basso, siamo su circa il 40%, ma anch'esso è da ritenere comunque insomma molto valido, e infatti lo sto utilizzando sul mio portafoglio, perché come vedete comunque ci porta dei profitti, ed è questo che a noi interessa, ok? Quindi molto bene, abbiamo visto i rendimenti su questi asset nuovi che ho testato e che sto utilizzando, e adesso vi mostrerò i rendimenti che ha fatto in questi mesi sul portafoglio reale. Prima di fare ciò voglio farvi vedere il mio sito web, dove potete acquistare direttamente questo Expert Advisor che vi sto mostrando. Andate sulla sezione Expert Advisor, andate su acquista, che è Complete Time Breakout, come vedete, Complete Range Breakout, ok? Qui c'è il costo, potete pagare con PayPal tranquillamente o con la carta senza problemi. Se volete, prima di procedere all'acquisto, mi scrivete, altrimenti volete direttamente acquistare, mi arriva la mail e io vi darò tutto ciò che necessita, anche i set file dei test che vi ho fatto vedere, ok? Quindi proseguiamo e andiamo a vedere sul portafoglio reale che rendimenti ho avuto. Eccoci qua ragazzi, questo è il mio software TradeBuddy, da dove
ci metto insomma i rendimenti, no, degli account che utilizzo in reale. Questo è per fare l'analisi dei rendimenti, per capire se effettivamente i software stanno insomma guadagnando o meno, o soprattutto seguono le metriche dei backtest, perché è molto importante comunque seguire i software e capire se insomma stanno lavorando male o meno. Quindi da quando ho attivato l'account e messo i software in gestione, in funzione, abbiamo avuto un leggero drawdown che nelle ultime settimane si è recuperato e sono andato a guadagnare. Quindi quanto ho guadagnato? Circa $200. Cosa significa? $200 su un account da 1.000 euro è il 20%. Ragazzi, il 20% in 2 mesi è il 10% al mese, che è tanta roba. Magari continuasse in questo modo. Ci sono mesi in cui appunto non si guadagna, come il primo mese, ok? E mesi invece dove vado a recuperare le perdite e a guadagnare, ok? Quindi su questo account io ho utilizzato, andiamo a vedere sui filtri, ho utilizzato solo range breakout come strategia ed ho utilizzato 5 asset, ok? Quindi andiamo a vedere asset per asset che rendimenti ha avuto. Iniziamo da USD Japanese Yen, che inizialmente è andato insomma a perdere soldi ma poi ha recuperato. Quindi con USD Japanese Yen mi ritrovo un profitto totale di meno 3 euro, quindi perfetto, nulla di che. Andiamo a vedere GER40, quindi il DAX. Il DAX, signori, è andato solo e esclusivamente a guadagnare soldi per ora, quindi incredibilmente performante. Grazie al DAX ho fatto solo con esso il 10%, quindi 100 euro di profitto, quindi molto molto bene. Andiamo avanti e vediamo l'S&P 500 cosa ci ha fatto. L'S&P uguale è andato a perdere inizialmente per poi adesso recuperare leggermente, quindi con l'S&P mi ritrovo una perdita di 12 euro. Ok, nessun problema, ancora nulla di problematico. Andiamo a vedere XAU USD. XAU USD inizialmente ha fatto un po' di perdite ma poi ha recuperato ed è andato in profitto, quindi come vediamo XAU USD, quindi il gold, mi ha guadagnato $122, quindi anch'esso molto molto bene in profitto, quindi il 12% di guadagno. Andiamo a vedere Euro USD. l'USD ha fatto solo una posizione e è andato a perdere soldi. Parliamo solo di $5, 5 euro. Di conseguenza non è un problema. Vediamo per le altre posizioni. In questo caso Euro USD fa poche posizioni. Quindi il totale alla fine dei conti è un guadagno di 203 euro, quindi un 20% di grow account. Per adesso, ragazzi, siamo assolutamente in profitto e mi ritrovo in una posizione comoda. Le strategie stanno lavorando, le strategie stanno seguendo le metriche dei backtest, quindi fino ad ora tutto bene, ok? Ora vi ho fatto vedere come lavora la mia strategia, vi ho fatto vedere su che asset insomma lavora e i backtest degli asset e i risultati su un conto reale. Ok, come sempre sono molto chiaro, tutto ciò non è promessa di rendimenti o profitti, ma dimostro ciò che effettivamente mi rendono, ok? Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, se è così mettete mi piace, seguitemi e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!